Quella che state guardando non è la sceneggiatura per un film di fantascienza, ma uno studio ufficiale, una pubblicazione scientifica ufficiale, filosofica e cosmologica fatta dai ricercatori dell'Università di Harvard e dalla Montana Technology University, accettata per la revisione d'aprile 2024, che parla di alieni e dell'ipotesi che vivano fra di noi, nascosti sottoterra. Discute l'ipotesi criptoterrestre come una possibile spiegazione per i fenomeni anomali non identificati, per gli UFO, e lo fa in modo scientifico per la prima volta nella storia. Ne abbiamo fatta di strada, no? Da quando i debunkers parlavano di UFO come di aerei di linea visti male, vero? Oggi abbiamo gli scienziati di Harvard che propongono studi del genere. Fai te. Da sempre l'umanità ha rivolto lo sguardo verso il cielo, cercando risposte tra le stelle. Ma cosa succederebbe sul nostro pianeta se la verità che cerchiamo non fosse oltre l'orizzonte cosmico, ma nascosta sotto i nostri piedi? E se ciò che abbiamo sempre considerato anormale fosse in realtà parte integrante del nostro mondo, un segreto custodito nelle profondità della Terra? Nell'ombra dei miti e delle leggende, tra le pieghe del tempo e dello spazio, si nasconde un'ipotesi che sfida la nostra comprensione della realtà. L'ipotesi criptoterrestre. Un'idea audace e affascinante che suggerisce l'esistenza di intelligenze non umane cripticamente celate tra di noi in un anonimato assoluto. Negli ultimi anni l'attenzione verso i fenomeni anomali non identificati è cresciuta, proprio a livello governativo, spingendoci a riconsiderare le nostre convinzioni più profonde. E se le risposte non fossero tra le stelle, ma nelle caverne inesplorate, negli abissi oceanici o forse nei corridoi segreti sotto le nostre città? In questo viaggio esploreremo le profondità dell'ignoto, sfidando i limiti della nostra conoscenza, esplorando un'ipotesi molto audace proposta da alcune delle università più in vista del mondo. Preparatevi a scoprire un mondo nascosto, dove il passato e il presente si fondono e dove la verità è più strana della fantasia. Negli ultimi anni c'è stata una crescente attenzione pubblica verso i fenomeni anomali non identificati. Tradizionalmente, le spiegazioni per questi fenomeni si dividono in due categorie principali. Una spiegazione terrestre convenzionale, ad esempio tecnologia umana, e una spiegazione extraterrestre o insomma non umana, cioè civiltà avanzata proveniente da un'altra parte del cosmo o da altre dimensioni. Tuttavia esiste una terza classe di ipotesi per spiegare gli UFO che non è mai stata presa in considerazione, ossia quella ultraterrestre o criptoterrestre, che suggerisce che gli UAP potrebbero essere il frutto di attività di esseri intelligenti, nascosti sulla Terra forse da milioni di anni. Viene abbreviata nel documento in CTH, ipotesi criptoterrestre. Questa ipotesi propone che gli UAP potrebbero riflettere le attività di intelligenze non umane, abbreviate nel documento in NHI, Non-Human Intelligence, nascoste sulla Terra, ad esempio sottoterra, nei suoi dintorni come la Luna o persino tra di noi camuffati da esseri umani. Sebbene questa idea sia vista con scetticismo dalla maggior parte degli scienziati, gli autori sostengono che, insomma, merita una seria considerazione. Il documento esplora, 5 sezioni principali. Apri bene le orecchie. Il primo punto si concentra sui limiti della conoscenza storica e geologica, in cui si esamina come la nostra comprensione della storia e della geologia terrestre sia limitata e potenzialmente incompleta, lasciando spazio alla possibilità che civiltà avanzate possano essere esistite e poi scomparse senza lasciare tracce significative. In effetti il 70% degli abissi sono inesplorati, per non parlare del sottosuolo lunare o terrestre che sia, per non parlare del fatto che gli strati culturali hanno insabbiato milioni di anni di storia.
Il secondo punto parla delle tracce di civiltà perdute, in cui si analizzano le prove di civiltà antiche che potrebbero essere state avanzate e che, a causa di catastrofi naturali o altre circostanze, potrebbero essere scomparse o essersi nascoste. Ora, vi immaginate se un ramo dell'evoluzione umana si è sviluppato nel sottosuolo e magari ha dato vita a delle tecnologie? Non parleremo di alieni e quindi di persone giunte da chissà dove che si sono rifugiate qui sul pianeta per milioni o migliaia di anni, ma dei cugini degli esseri umani, un ramo dell'evoluzione o comunque una stirpe di Homo sapiens che si è sviluppata altrove sul pianeta. Una delle cose che vengono ipotizzate nel documento è anche questa, una differenziazione. Il terzo punto approfondisce il punto 2 e quindi prende in analisi la possibilità che civiltà già abbastanza sviluppate siano dovute trasferirsi sottoterra chissà quante migliaia di anni fa, rimanendo nascoste fino ad oggi. Il punto quarto del documento è molto interessante e parla delle leggende e dei miti di diverse culture antiche che parlano di esseri semidivini o magici che vivono sottoterra o in altre dimensioni. Mentre il punto 5 entra più nello specifico e riferisce a veri e propri rapporti militari. Il punto numero 5 valuta i rapporti UFO militari che sembrano entrare o uscire da punti di accesso sotterranei o sottomarini, suggerendo una possibile origine criptoterrestre. Fuori di testa, vero? Assolutamente fuori di testa. Siamo qui apposta, ci piacciono queste cose, no? Gli autori concludono che l'ipotesi criptoterrestre, nonostante sembri improbabile, non dovrebbe essere scartata senza un'adeguata indagine scientifica. Propongono che gli scienziati mantengano una mentalità aperta e investigativa verso tutte le ipotesi plausibili, inclusa quella criptoterrestre. Gli autori sostengono che la natura straordinaria dei fenomeni UFO, o come sono stati ribattezzati UAP, giustifica l'esplorazione di tutte le possibili spiegazioni, compresa quella di intelligenze non umane nascoste sulla Terra. Gli autori suggeriscono all'interno del documento un approccio investigativo più proattivo per esplorare l'ipotesi criptoterrestre, incorporando metodi forensi simili a quelli utilizzati nelle indagini criminali e di intelligence. Il documento quindi cosa fa? Il documento, che negli scorsi giorni ha fatto letteralmente il giro del mondo, propone un appello per una maggiore apertura scientifica e investigativa verso spiegazioni non convenzionali per i fenomeni UAP, invitando a considerare la possibilità di intelligenze criptoterrestri come un'area valida di ricerca UFO. Vorrei esplorare a fondo il punto 4, quello dei miti e delle leggende, e il punto 5 sui rapporti militari. Mettiti comodo e ascoltami. Il quarto punto del documento esplora le tradizioni di esseri criptoterrestri, leggende e miti che, insomma, attraversano culture diverse, suggerendo l'esistenza di creature intelligenti nascoste sulla Terra. Questi racconti spesso parlano di esseri semidivini o sovrannaturali che abitano luoghi remoti e inaccessibili come caverne sotterranee, montagne sacre e profondità oceaniche. Tra questi esseri, racconti e storie, il documento ne cita alcuni. I Naga, per esempio. In India e nel sud-est asiatico, i Naga sono descritti come esseri metà uomo e metà serpente che abitano mondi sotterranei e sono guardiani di tesori e saggezza nascosta. Sono spesso venerati e molto temuti, rappresentando il potere della natura e dell'ignoto. I Jinn, nella tradizione islamica, il documento parla pure di questi, sono entità create da fuoco senza fumo che vivono in un mondo parallelo al nostro, possono essere benevoli o malevoli, ne abbiamo già parlato, no? E si dice che abitino luoghi remoti e desertici, ma anche rovine e caverne. Gli stessi elfi e folletti, vogliamo davvero approfondire storicamente da dove derivano queste leggende, creature magiche? Nella mitologia europea, specialmente nelle tradizioni celtiche e norrene, esistono racconti di esseri di piccola statura che abitano nel sottosuolo e che sono dotati di capacità sovrannaturali. C'è molta mitologia che andrebbe, insomma, approfondita. Da dove nasce questa idea? Il documento esplora varie ipotesi. Queste tradizioni, cari signori, sono spesso viste come allegorie o tentativi di spiegare fenomeni naturali inspiegabili.
Tuttavia, questo documento di Harvard, signori, suggerisce che potrebbero anche contenere frammenti di verità storiche o preistoriche, riferendosi a incontri con intelligenze non umane che hanno scelto di nascondersi dalla civiltà umana. Il documento riferisce, in poche parole, sintetizzando, la persistenza e la somiglianza di questi miti in giro per il mondo, attraverso culture diverse, dice che potrebbero indicare una memoria collettiva di interazioni reali con esseri criptoterrestri. Nel contesto moderno queste leggende, elfi, folletti, naga, djinn, eccetera, possono essere riconsiderate alla luce dei recenti avvistamenti di UAP e fenomeni spiegabili. Gli autori del documento propongono che gli UAP potrebbero essere manifestazioni di queste stesse entità che hanno sviluppato tecnologie avanzate o abilità che appaiono magiche agli occhi degli esseri umani. Terza legge di Clarke. Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Il documento stesso propone delle ricerche in merito al Monte Shasta. Il Monte Shasta è al centro di numerosi racconti sin dai tempi degli indiani d'America. Pensano da migliaia di anni che ci siano esseri misteriosi che vivono all'interno della montagna. Alcuni credono che ci sia una città sotterranea abitata da una razza avanzata di esseri spirituali e vengono prese in considerazione ipotesi molto interessanti che ho voluto riportarvi. Il documento conclude che, sebbene queste idee possono sembrare molto fantasiose, meritano una considerazione scientifica seria. L'ipotesi criptoterrestre non solo sfida la nostra comprensione della storia e della geografia, ma anche la nostra percezione della realtà e del possibile, abbracciando un approccio di umiltà senza eguali. Gli autori invitano ad esplorare queste tradizioni magiche con mente aperta, considerando la possibilità che ci siano verità nascoste e reali nelle leggende che attraversano i millenni. In sintesi, il punto 4 del documento suggerisce che i miti e le leggende di esseri magici criptoterrestri potrebbero non essere semplici frutti della fantasia, ma piuttosto testimonianze di incontri con entità intelligenti che hanno scelto di vivere nascoste dalla società umana usando tecnologie o abilità che appaiono sovrannaturali. E sinceramente, trovare tutto questo all'interno di un documento ufficiale di Harvard destabilizza parecchio. Il quinto punto del documento esplora la possibilità invece che alcuni UAP possano essere collegati ad attività sotterranee e sottomarine. Si parla proprio di UFO, ok? Non che alle aree circostanti alla Terra come può essere la Luna. E faccio una domanda, ok? Una domanda ai veterani, senza che mi metta ad aprire tutta la parentesi in merito ai veicoli transmedium. Quante volte abbiamo analizzato casi di oggetti non identificati che si inabissano ripresi con i sensori elettro-ottici più avanzati al mondo? Cito l'UFO di Aguadilla. Lo stesso documento del Congresso americano che istituì formalmente il nuovo ufficio UFO al governo ordinava la creazione di un sottocomitato transmedium per studiare questi fenomeni. Cosa ne dice questo? Le analisi militari in ambito UAP riferiscono all'unanimità che alcuni avvistamenti sembrano coinvolgere oggetti che entrano o escono da possibili punti di accesso sotterranei, che siano essi sottomarini o terrestri. Chiaro? Il documento anche in questo caso propone vari esempi pratici e documentati. Il vulcano Popocatépetl in Messico è un esempio di hotspot per osservazioni UAP. Numerose riprese video mostrano oggetti luminosi che sembrano entrare o uscire dal cratere del vulcano. Alcuni osservatori suggeriscono che i vulcani possono fungere da portali interdimensionali o da accessi a basi sotterranee. Un altro aspetto importante è l'attività sottomarina degli UAP, che spesso sembrano avere capacità transmedium, muovendosi con facilità tra aria e acqua, no? Questo è un filone che è stato molto documentato su questo canale YouTube. Ma non di cui se ne sparla, è tutto documentato. Il documento prende in esame il caso Nimitz, la storicità correlata agli USO, agli oggetti sottomarini non identificati rilevati durante la Guerra Fredda, e un incontro nel Mar dei Caraibi. Luis Elizondo, un ex ufficiale dell'intelligence statunitense a capo del progetto ATIP, coinvolto nelle indagini UAP, ha riferito di un incidente nei Caraibi in cui un oggetto circolare delle dimensioni di una piccola isola
emerse dal mare per 2 volte. Questo, ma no a caso, questo fu rilevato dalle forze armate americane in 2 occasioni e i dettagli rimangono tuttora segretati. Uno degli avvistamenti di UAP più noti è il caso Nimitz. Hanno rilasciato 3 video, documenti, no? Lo conosci? Il caso del 2004 che coinvolse la portaerei americana. L'avvistamento includeva un oggetto che sembrava interagire con qualcosa sotto la superficie dell'oceano. I piloti della Marina descrissero un oggetto bianco che si muoveva sopra un'altra struttura subacquea non identificata. Ci sono numerosi rapporti di oggetti subacquei non identificati che si muovono a velocità incredibili e mostrano capacità che sfidano la comprensione attuale della fisica subacquea. Gli stessi Apkallu dei Sumeri, 4000 a.C., semidei civilizzatori che secondo le fonti di Berosso insegnarono la civiltà ai Sumeri, provenivano dal mare e ogni sera vi facevano ritorno. Tutti gli antichi civilizzatori da Osiride in Egitto a Wiracocha in Sud America provenivano dal mare. E questo documento, insomma, va oltre, ok? Va oltre. Prende in esame la possibilità che queste stranezze, questi fenomeni, siano il frutto dei criptoterrestri. Il documento parla anche della Luna. La possibilità che alcune attività UAP, dice, possano essere collegate alla Luna è stata considerata nel contesto delle ipotesi criptoterrestri. Alcune teorie suggeriscono che la Luna potrebbe ospitare basi costruite da intelligenze non umane. Questo si collega alle osservazioni di luci e strutture anomale sulla superficie lunare che potrebbero indicare la presenza di installazioni o veicoli. Per non parlare delle missioni spaziali umane che hanno occasionalmente riportato avvistamenti di oggetti non identificati nelle vicinanze della Luna. Ad esempio, ci sono rapporti non confermati di astronauti che avrebbero osservato UAP durante le missioni Apollo. E per quanto sia tutto proposto in ambito molto speculativo, è affascinante esplorare questo documento. Gli autori dello studio sottolineano che, nonostante la natura straordinaria di queste osservazioni, ci sono diversi motivi per prendere seriamente in considerazione l'ipotesi criptoterrestre. Uno dei motivi che legittimano ipotesi altrettanto strane sono le caratteristiche degli UAP. Secondo il documento di Harvard, e non solo, questo viene ripetuto anche sul documento ufficiale sul rapporto UAP ufficiale del governo americano, questi oggetti mostrano comportamenti che sfidano le spiegazioni convenzionali, come la capacità di accelerare rapidamente, cambiare direzione senza mezzi di propulsione visibili e muoversi senza creare onde d'urto. Le testimonianze dei militari, che sono addestrati a riconoscere fenomeni aerei e subacquei, forniscono una base solida per considerare la possibilità di una tecnologia avanzata, nascosta sulla Terra. Gli autori propongono un approccio investigativo simile a quello utilizzato nelle indagini criminali e di intelligence per esplorare queste ipotesi, raccogliendo e analizzando dati militari in modo sistematico. Il documento conclude che la possibilità che gli UAP siano collegati ad attività criptoterrestri sotterranee e sottomarine merita un'attenzione scientifica molto seria. Anche se l'ipotesi criptoterrestre può sembrare improbabile, l'ampia gamma di fenomeni inspiegabili osservati con gli UFO suggerisce che tutte le possibilità debbano essere esplorate. Gli autori invitano la comunità scientifica internazionale a mantenere una mentalità aperta e ad adottare un approccio investigativo rigoroso per comprendere meglio questi fenomeni e il loro possibile legame con intelligenze non umane nascoste qui, proprio qui, sul pianeta Terra. Questo studio in che modo si collega con le teorie e speculazioni sulla Terra cava? Perché, signori cari, non ve lo vorrei dire, ma a questo punto si apre un vespaio incredibile. Conoscete il diario dell'ammiraglio Byrd? Vi lascio qualche approfondimento nel commento in evidenza. A quanto pare c'è tutto un filone narrativo che avvalora questa ipotesi ed è innegabile che trovare un lavoro del genere, un lavoro scientifico del genere così ben fatto e studiato da scienziati autorevoli e con un background certificato è allettante. Mi sono divertito davvero molto a realizzare questo video e sicuramente se ci saranno delle novità ve ne renderò partecipi. Che idea ti sei fatto? Mi raccomando, lascia un commento perché voglio assolutamente che si apra una discussione sana su più fronti.
Lascia un commento e se pensi che ne valga la pena o ti interessa, commenta anche i commenti più validi che vedi. Apri una discussione. Lascia like per promuovere il posizionamento del video fra i consigli di YouTube. Questo mi tocca sempre ripeterlo. Condividi il video con chi pensi che possa apprezzare e se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!